parete. Ti guardo e penso a tutto quello che mi sento nel cuore e che ti dovrò dire. Solo a te confido i miei pensieri, belli o brutti che siano, perché con te riesco a parlare di tutte le mie gioie, di tutti i miei dolori. Tu mi sei sempre vicino e non mi tradirai mai. Mi capisci e non fai certe domande stupide. A te non importa chi sono, se ricco o povero, intelligente o cretino, onesto o delinquente. Grazie come sempre. Pure oggi mi hai ascoltato in silenzio. Questa poesia è dedicata a me stesso. Questa poesia è dedicata a me stesso. Perché in quegli anni, in quei periodi, quando parlavo alla parete, è come se parlavo cioè, non come, parlavo con me stesso. Fine pena mai non è una parola facile da pronunciare. Ma io piano piano sono riuscito a convivere anche con questa parola. Mi emoziono. Penso che sia giusto così. Buongiorno, tutto bene? Bene, buona giornata. Occhio, vedi, mi si mettono davanti. Tutte le mattine i cani mi vedono, mi fanno la festa. Sì. E come sono contenti quando mi vedono aprire i cancelli. Questo lavoro per me, oggi come oggi, rappresenta tutto perché pensando al mio passato da ragazzo, se avevo questo lavoro non avrei fatto i danni che ho fatto. Sono entrato in carcere che avevo 23 anni, ho scontato 41 anni e mezzo di pena effettiva. Adesso sono libero, semilibero dal 2010 e ho provato 3 volte a chiedere la grazia a Ciampi, Scalfaro e Napolitano e mi sono state rifiutate. Ho provato a chiedere 4 volte la condizionale e mi sono state rifiutate. Non ho reati associativi di mafia, non ho fatto femminicidi come dicono oggi, ho dei reati comuni, se così si può dire. Ero un delinquente comune. Mentre parlo torno magari indietro con la mente al passato e so di aver fatto cose che non dovevo fare, ma ormai ci sono dentro fino al collo. A 65 anni non si può tornare indietro. Ti spiego brevemente come passo le mie giornate. Mi sveglio alle 5:15 e mi fumo già una prima sigaretta bello tranquillo seduto sulla mia brandina, che ci vuole per iniziare una giornata tranquilla. Alle 6:30 esco dal carcere, mi reco sul posto di lavoro, mi faccio il mio solito giretto, mi vado ad aprire tutti i parchi. Sono 11 parchi che abbiamo e
questo è il mio lavoro, tenere questi parchi il più puliti possibile. E penso che la gente è contenta, quando mi vede vedo che la gente è molto contenta quando mi vedono che ci sono in giro io a pulire. Mi fa sentire bene. Cittadini normali che nemmeno conoscevo, adesso appena mi vedono sono anche i primi a dirmi buongiorno, buon lavoro, vuol dire che sono contenti di me. Buon lavoro vuol dire che faccio il lavoro come si deve, cioè so lavorare, ecco, so lavorare. Questo è un lavoro che devi stare sempre all'aria aperta, non è che dice oh, oggi piove il cestino lo lascio pieno di spazzatura, non esiste. Ma se trovo un cestino che contiene qualche piccolezza, non so, una bottiglia di plastica, un fazzolettino, un tovagliolo, non vedo il motivo perché io debba cambiare il sacchetto. Non va bene, quello vuol dire fregarsene della ditta per cui lavori, dell'azienda per cui lavori, che sarebbe il Ponte di Albiate, una cooperativa sociale Onlus. E quindi non è che voglio risparmiare su un sacchetto che non cambio, però su tutti i parchi che svuoto io, i cestini, praticamente in un giorno riesco a risparmiare magari 10, 15, 20 sacchetti, a fine anno è una bella somma e quindi preferisco lavorare come si deve. Ho un contratto a tempo indeterminato ormai da tanti anni, mi danno lavoro, mi danno lo stipendio, quello che è giusto, e mi hanno aiutato, mi aiutano molte volte in quello che si può. Sinceramente posso dire che è la mia famiglia. Finito di chiudere i parchi, vado a casa, ceno con la mia compagna e poi alle 22:30 faccio rientro in carcere e dormo. Cerco di dormire un po' più sereno, più tranquillo, sapendo che il giorno dopo sarà sempre la stessa cosa. Però sono contento perché almeno prima di rientrare in carcere magari mi trovo in fila con la macchina, con altre macchine e sono contento di essere lì in mezzo a questa gente.